Buongiorno, oggi vorrei parlarvi un po' del libro di Enoch, di cui non abbiamo mai parlato, che fa parte della letteratura cosiddetta apocrifa. E ho un piccolo ma piacevole problema, nel senso che quando faccio i video io devo tener conto di quelli che sono iscritti al canale da molto tempo e che quindi conoscono bene tutta una serie di concetti. Ma siccome il canale cresce moltissimo ogni mese, Mauro Biglino Official, più di 2000 amici ogni mese nuovi iscritti, devo per forza tener conto anche giustamente di queste persone e non posso dare per scontati tutti i concetti che ho espresso nel corso degli altri, non so, 500 video o quanti siano, quindi ogni tanto sarò costretto magari a qualche piccola ripetizione giusto per ribadire dei concetti che sono fondamentali. Il libro di Enoch in realtà è il Pentateuco di Enoch, cioè è formato da 5 libri che sono il libro dei vigilanti, il libro dei giganti, poi sostituito dal libro delle parole, il libro dell'astronomia, il libro dei sogni e l'epistola di Ezechiele, quindi man mano poi andremo a esaminarli. Oggi vorrei trattare un tema preso dal libro dei vigilanti, che è interessante perché ci consente di fare dei parallelismi con la Bibbia e delle considerazioni anche sul significato di singole parole che sono importanti, assolutamente importanti. Nella Genesi della Bibbia ufficiale è raccontato il cosiddetto peccato originale che abbiamo già detto, abbiamo già ampiamente dimostrato, non c'è. Quindi non c'è quell'atto compiuto da Eva e poi da Adamo che ha portato il male nel mondo. Lì si racconta un'altra storia, una storia che prosegue poi con la discesa dei Bene Elohim, cioè dei figli degli Elohim. Ricordo, gli Elohim è quel termine plurale che indica la pluralità degli individui in carne ed ossa che vengono sempre tradotti, il termine Elohim plurale, tradotti con il singolare Dio, perché ovviamente la Bibbia deve essere la portatrice del monoteismo. In realtà non lo è. Quindi scendono questi Bene Elohim, questi figli degli Elohim, si uniscono con le figlie degli uomini e generano dei figli. Il che vuol dire che questi figli degli Elohim sono individui in carne ed ossa, perché sono in grado di avere dei rapporti sessuali con le discendenti del gruppo adamitico e di produrre figli, quindi sono pure geneticamente compatibili. Questo è un concetto molto, molto importante. Poi la Bibbia lì fa un'affermazione e dice: in quel tempo, cioè nel tempo in cui avveniva questa ibridazione, chiamiamola pure così, senza pudore, questa ibridazione tra le due specie, sulla terra c'erano i giganti e anche dopo. E dice la Genesi, questi giganti sono gli eroi dell'antichità. Ora, questa è una frase che sembra inserita quasi senza significato nell'ambito del discorso logico della storia che viene fatta. E in realtà molti studiosi dicono che si tratta di una sorta di condensazione di una storia più lunga e più particolareggiata che si trova appunto nel libro di Enoch. Cosa succede? Succede che dopo questa ibridazione nasce una contaminazione, la quale pare sia poi l'origine di tutti i mali che affliggono non soltanto l'uomo ma anche la terra. Ed è lì che gli Elohim intervengono quando la Bibbia ci dice che Yahweh stabilisce che da quel momento in avanti l'età dell'uomo sarà di 120 anni, mentre prima sappiamo che i patriarchi
vivevano fino a 900, 800, 700 anni tranquillamente, perché avevano dentro una parte più importante del DNA degli Elohim, che man mano viene sottratta perché non avvengono più le ibridazioni e quindi questa parte si diluisce sempre di più nel patrimonio genetico dell'uomo e quindi l'età dell'uomo naturalmente diminuisce. Quindi si genera questo male intollerabile sulla terra, un male intollerabile generato anche dai giganti. E dal male nasce la necessità della salvezza. Ora, per semplificare, nella cultura religiosa giudaica c'era una corrente di pensiero che riteneva che la salvezza potesse arrivare come dono gratuito di Dio, indipendentemente dal comportamento dell'uomo. Però è una linea di pensiero che si è persa nel tempo. È rimasta invece l'altra, in base alla quale c'è sì l'intervento di Dio, ma l'uomo deve fare la sua parte, cioè l'uomo deve compiere atti di giustizia, deve in sostanza rispettare i comandamenti. Basti pensare per esempio al discorso che fa Mosè nel capitolo 30 del Deuteronomio, dove richiama appunto il suo popolo ai doveri derivanti dal patto stabilito con Yahweh, uno degli Elohim, cioè il governatore del popolo di Israele. Ho detto prima che il libro di Enoch è composto da 5 libri. Il primo è il libro dei vigilanti. Vigilanti intanto si intende coloro che osservano, i guardiani. Vengono considerati anche gli angeli, che in effetti hanno il compito di vigilare, il compito di portare messaggi, il compito di controllare, sono dei guardiani e quindi hanno tutte queste funzioni. Vengono in sintesi definiti i vigilanti, termine che raccoglie appunto l'insieme di questi compiti che questi personaggi avevano. E il libro dei vigilanti formula una ipotesi sull'origine del male sulla terra. Invece di attribuire direttamente all'uomo l'origine del male, dice in sostanza che l'origine del male deriva da quei 200 angeli che si sono ribellati, sono scesi sulla terra, e questo è un concetto importante, perché il concetto di scendere e salire è costantemente ripetuto anche nella Bibbia. Pensiamo a tutte le volte che Yahweh deve scendere per sentire delle cose, deve scendere per accertarsi di persona, di cose di cui ha sentito dire, e quindi non c'è nulla di più materiale, nulla di più concreto di azioni del genere, quindi nulla di spirituale. E la stessa cosa appare qui nel libro di Enoch. Quindi questi vigilanti in sostanza compiono 2 azioni malvagie che sono quelle che danno origine al male nel mondo, da cui l'uomo può sentirsi libero. Cioè in sostanza il male nel mondo sarebbe arrivato da entità cosiddette spirituali. La cosa potrebbe apparire inaccettabile, ma in realtà noi sappiamo che gli angeli, i cosiddetti malachim della Bibbia, erano individui in carne ed ossa, e quindi è assolutamente normale che avessero tutte le passioni, le tensioni, i desideri, i difetti degli uomini, pur essendo tecnologicamente molto più potenti, pur essendo molto più avanzati dal punto di vista delle conoscenze, ma dal punto di vista, come dire, delle esigenze fondamentali e dal punto di vista dei desideri fondamentali, erano anche loro come gli uomini. E che male hanno commesso? Allora, il primo è stato quello di congiungersi con le donne umane
E qui il libro di Enoch ci dice che da queste unioni, da queste ibridazioni, sono derivati i giganti, cosa che la Bibbia non dice, perché ho detto prima, la Bibbia dice che i giganti erano sulla terra a quel tempo, ma era una frase che messa lì sembra più quasi un'interpolazione, mentre qui trova una sua spiegazione logica, anche se là invece pare essere quasi senza senso. Non solo, dopo aver generato i giganti, questi angeli insegnano alle donne la conoscenza. Adesso poi andiamo a leggerla, e questo è un peccato imperdonabile, perché per la specie degli Elohim, cioè questa civiltà di gran lunga superiore a quella umana, superiore dal punto di vista tecnologico, superiore dal punto di vista delle conoscenze, superiore dal punto di vista dell'abilità, non necessariamente superiore dal punto di vista etico, assolutamente. Erano molto simili a noi e noi purtroppo siamo molto simili a loro, esattamente come dice la Bibbia, che gli Elohim fecero l'uomo a loro immagine e somiglianza, e in effetti purtroppo noi somigliamo, forse anche troppo, ai nostri fabbricatori, ed è proprio da queste considerazioni anche che possiamo capire che cosa da sempre succede nel mondo, non soltanto adesso, perché le guerre non sono certo una situazione moderna. Le guerre ci sono sempre state da quando è esistita l'umanità. Allora cosa succede? Succede che questi angeli sono i colpevoli del male sulla terra. Il libro poi trova una necessità, quella di avere un mediatore tra coloro che si trovano invischiati in questo male o che ne sono addirittura i colpevoli, come gli angeli, e il grande capo, che viene chiamato l'Altissimo. Nella Bibbia viene chiamato Elion, che come sappiamo vuol dire semplicemente quello che sta sopra, non è un superlativo, è quello che sta sopra, quello che comanda. E questo mediatore è Enoch. Enoch, che è citato nella Bibbia come uno dei patriarchi importanti, e si dice che Enoch letteralmente andava avanti e indietro con gli Elohim, avanti e indietro, anche perché il verbo usato, alach, nella forma itpael, significa proprio questo, andare avanti e indietro, cioè viaggiare tra la terra e la sede di questi figli del cielo, come vengono chiamati dal libro di Enoch, figli del cielo che dovevano avere un qualche posto nel cielo e dove si trovava anche l'Altissimo. Tant'è che nel libro di Enoch si parla anche della sede dell'Altissimo. Ora, pensare che il Dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente abbia una sede è persino ridicolo, e invece se ne parla tranquillamente, così come tranquillamente nella Bibbia si parla degli aspetti più materiali di Yahweh, uno degli Elohim, quello che aveva il compito di governare sulla famiglia di Giacobbe. È bello il fatto che in questa attività svolta da Enoch di mediatore tra coloro che hanno fatto il male, coloro che continuano a fare il male perché ne sono figli, cioè sia i giganti che gli uomini, e Dio, Enoch fa la spola, cioè va avanti e indietro, e questo è confermato, lo ripeto perché è importante, dalla Bibbia e dal libro di Enoch. Il verbo in ebraico è yithalech, che è la forma itpael del verbo alach, della radice alach,
e in quella forma vuol proprio dire andare avanti e indietro, cioè esattamente fare la spola. Quindi ci troviamo di fronte a delle entità, chiamiamole così, assolutamente materiali, che hanno bisogno di spostarsi, che hanno bisogno di muoversi, come faceva Yahweh, per vedere, per ascoltare, per rendersi conto, per capire meglio le cose che stavano succedendo. Questo la Bibbia ce lo dice molto spesso, e quindi questo è un concetto che dobbiamo tenere ben presente. Oh, scusate per i movimenti vari che vedete, ma la mia sindrome non mi dà pace e quindi comunque devo sforzarmi, come al solito, di cercare di tenere sotto controllo una parte di me, mentre l'altra parte è quella che vi parla, quindi voi date attenzione a quella. Adesso andiamo a leggere, tanto per entrare nel merito. Vi dico subito che leggo la traduzione letterale fatta da un traduttore ufficiale pubblicata dalla UTET, che ha dichiarato la letteralità della sua traduzione dalla lingua Ge'ez, l'antica lingua etiopica, quindi con tutti i problemi che questo comporta, perché il Ge'ez è una lingua complessa, basta una minima variazione in una parola, una sorta di virgoletta, un puntino per cambiare completamente il significato di una parola. Comunque noi, visto che questo è un super esperto di traduzione di lingua Ge'ez, prendiamo la sua traduzione così non ci sbagliamo. E nella parte prima del libro dei vigilanti Enoch fa un sunto che è molto interessante. In questo suo fare la spola lui dice: ho investigato tutte le operazioni che si fanno nel cielo, in qual modo le stelle non modificano il loro cammino nel cielo, come ognuna sorge e tramonta, sistemate ognuna nel proprio tempo e senza trasgredire il proprio ordine. Osservate la terra e ponete mente a quel che si fa su di essa, dal principio alla fine, come non si modifica ogni azione visibile del Signore. Osservate la stagione asciutta e quella delle piogge, come tutta la terra è piena d'acqua durante la stagione delle piogge, e nuvola e rugiada e pioggia si poggiano su di essa. Quindi Enoch dall'alto vede tutta una serie di cose, ma che poi saranno esplicitate meglio nel libro dell'astronomia che vedremo più avanti. Per adesso rimaniamo nel libro dei vigilanti. Il libro dei vigilanti riprende quindi il discorso della Bibbia dei giganti e lo racconta con maggior dovizia di particolari. Ed accadde che aumentarono i figli degli uomini e in quei tempi nacquero ad essi ragazze belle di aspetto e gli angeli, figli del cielo. Ricordo che nelle culture di tutta la terra si parla degli esseri celesti chiamati figli delle stelle, quindi anche qui siamo di fronte alla stessa situazione di individui che sono arrivati dal cielo. Quindi questi figli del cielo le videro, se ne innamorarono e dissero fra loro: venite, scegliamoci delle donne fra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. E disse loro Semiasa, che era il loro capo: io temo che può darsi che voi non vogliate che ciò sia fatto e che io solo pagherò il fio di questo grande peccato, nel senso che la ibridazione tra le due specie non doveva assolutamente verificarsi. Ma evidentemente questi Elohim nei loro viaggi avevano carenza dell'aspetto femminile, diciamo, essendo fatti di carne ed ossa, avevano delle esigenze esattamente come le nostre.
E tutti gli risposero e gli dissero: giuriamo tutti noi e ci impegniamo che non recederemo da questo proposito e che lo porremo in essere. Allora tutti insieme giurarono e tutti quanti si impegnarono vicendevolmente ed erano in tutto 200. E scesero in Ardis, cioè sulla vetta del monte Armon, che chiamarono monte Armon poiché su esso avevano giurato e si erano scambiati promessa impegnativa. Su Ardis adesso ci ritorniamo perché è molto interessante. E questi sono i nomi dei loro capi, Semiasa, e poi ne nomina altri 18 che quindi evidentemente erano dei capi intermedi di questi 200 cosiddetti vigilanti che sappiamo erano esseri appartenenti ad una gerarchia militare ben definita che aveva un vertice, qui definito l'Altissimo, in Ge'ez purtroppo non so dirvi, nella Bibbia so dirvi che era definito Elion e che Elion indica quello che sta sopra, cioè non è un superlativo, è semplicemente quello che sta sopra. In Ardis è interessante, qui la nota dice che la lezione dell'etiopico non è accettabile. Secondo il Sincello era un monaco che è diventato Sincello, cioè segretario del patriarca di Costantinopoli, siamo tra l'VIII e il IX secolo d.C., che ha scritto veramente una storia monumentale dell'umanità. Dice che in Ardis in realtà è sbagliato, cioè la lettura etiopica è sbagliata, ma significa al tempo di Yared. Ora, Yared è un patriarca nominato dalla Bibbia, è nominato ben 2 volte. In Genesi 4 è nominato come figlio di Enoch, in Genesi 5 è nominato come padre di Enoch. Ora, continuando a leggere il libro di Enoch, si capisce che Yared era il figlio di Enoch, ma la cosa interessante è che Yared deriva dal verbo yarad, che significa discendere. E noi sappiamo che spesso nei nomi dei personaggi importanti, la Bibbia nelle varie genealogie nomina soltanto il primogenito, cioè colui che era il capo di tutto il clan familiare, e quindi in Yared potrebbe essere stata fissata la memoria di una discesa, e questo corrisponderebbe esattamente, senza necessità di fare voli di fantasia. E poi tutto questo è avvenuto prima che si svolgessero le vicende relative alla discesa degli angeli, o magari durante, nel senso che se Enoch ha chiamato Yared suo figlio, può darsi che abbia voluto fissare nel nome di suo figlio il momento di questa grande importante discesa di questi angeli che arrivavano da una qualche parte del cielo. Se volessi usare una delle espressioni di uno dei pionieri degli studi in questo ambito, Erich von Däniken, direi da una stazione che era presente nel cielo, perché dire nei cieli significa dire nulla, cioè i cieli non hanno una definizione, e invece questi arrivavano da parti ben precise, e addirittura anche l'Altissimo aveva una sua sede nei cieli, questo lo dice il libro di Enoch. E quando parlo di sede mi riferisco a quanto è scritto nella parte prima, dove si dice: io parlai a proposito degli eletti e parlai per loro col santo e grande che uscirà dalla sua sede ed è dominatore del mondo. Dico là, egli andrà sul monte Sinai. Quindi in realtà si dice chiaramente che l'Altissimo ha una sede dalla quale esce per recarsi sul monte Sinai. Io direi che più chiaro di così
come spesso dico della Bibbia, non si può essere. Andiamo avanti, allora nomina i 18 capi e poi dice: e si presero per loro le mogli, ed ognuno se ne scelse una, e cominciarono a recarsi da loro, e si unirono con loro ed insegnarono ad esse incantesimi e magie, e mostrarono il taglio di piante e radici. Cioè, in realtà cominciarono a trasmettere la scienza vera e propria, perché noi sappiamo, ed è verificabilissimo presso popoli che ancora oggi vivono quasi come al tempo della pietra, come ciò che non si conosce, cioè un evento strano, un evento straordinario, venga considerato come un incantesimo, come una magia. Voglio dire, se io di fronte a uno di loro accendo un accendino, divento immediatamente il dio del fuoco, perché chiaramente in un attimo produco ciò che a loro invece richiede molta fatica. Ed esse rimasero incinte e generarono giganti, la cui statura per ognuno era di 3000 cubiti. Qui lo stesso studioso non mette una considerazione sul cubito, sulla misura del cubito che viene usata dall'autore, e potrebbe benissimo anche essere una svista, perché insomma 3000 cubiti significherebbe nel cubito normale, insomma quello che conosciamo, 135 metri, e francamente sembrerebbero un pochettino troppo alti, però nelle trascrizioni dal greco al Ge'ez e poi dal Ge'ez all'amarico, sappiamo che gli scribi che si occupavano di questo in realtà molto spesso non sapevano di che cosa stessero parlando e quindi non si ponevano problemi, e gli errori quindi sono possibilissimi. Costoro, cioè i giganti, mangiarono tutto il frutto della fatica degli uomini, e i giganti si voltarono contro di loro per mangiare gli uomini, e cominciarono a peccare contro gli uccelli, gli animali, i rettili, i pesci, e a mangiarsene fra loro la loro carne e a berne il sangue. Bere il sangue, sappiamo che nella Bibbia era proibito, ma era proibito espressamente bere il sangue degli animali. Sul discorso del bere il sangue degli uomini si sono protratte per secoli le discussioni tra i rabbini, perché la Bibbia direttamente non lo proibisce. Soprattutto tra i rabbini francesi e i rabbini tedeschi del Medioevo si è raggiunta la conclusione che il divieto di bere il sangue degli animali è una prescrizione divina, invece il divieto di bere il sangue umano è una prescrizione rabbinica, quindi ovviamente molto meno vincolante. Andiamo avanti. Che cosa fecero questi angeli? Azazel insegnò agli uomini a fare spade, coltello, scudo, corazza da petto, e mostrò loro quel che dopo di loro e in seguito al loro modo di agire sarebbe avvenuto. In realtà anche qui ci sarebbe un altro errore. Il significato non è in seguito al loro modo di agire sarebbe avvenuto, ma insegnò i metalli e il loro modo di lavorarli. Quindi vediamo che Azazel insegna a fare spade, corazze, e quindi non stupiamoci se viviamo costantemente di qua e di là dal mondo in uno stato di guerra, perché insomma sono quelli che ci hanno fatti così. E se le prime cose che vengono insegnate sono queste, capiamo bene che le conseguenze sono pressoché inevitabili. Dopodiché insegnò anche a fare braccialetti, ornamenti, tingere e abbellire le ciglia, poi spiegò le pietre, più di tutte le pietre preziose e scelte, tutte le tinture, e gli mostrò anche il cambiamento del mondo. Qui è interessante perché nella traduzione amarica il cambiamento del mondo è accompagnato da una parentesi che spiega che cosa significa, perché altrimenti il cambiamento del mondo potrebbe prestarsi a speculazioni di qualunque tipo, di qualunque genere.
In realtà è una cosa molto semplice, quasi ridicola. Qui dice, la spiegazione amarica, il cambiamento del mondo sarebbe il fare l'uomo il mulo incrociando l'asino e la cavalla. Cioè, in realtà, questi esseri insegnavano delle cose molto pratiche, che ovviamente potevano rappresentare a chi li vedeva a quel tempo una sorta di cambiamento del mondo. Cioè vedere accoppiare un asino e una cavalla e produrre un mulo, cioè un animale particolarmente adatto al lavoro, perché è particolarmente robusto, rappresentava ovviamente un grande cambiamento. Quindi bisogna sempre stare attenti, ed è per questo che questa traduzione letterale, unita a quella amarica e che tiene conto anche di tutte le parti che abbiamo in greco del libro etiopico di Enoch, serve a capire che in realtà stiamo parlando di un qualcosa di estremamente concreto. E vi fu grande scelleratezza e molto fornicare, anche perché appunto abbiamo visto che Azazel insegnò alle donne a rendersi molto attraenti. Dopodiché Amezarak istruì tutti gli incantatori e i tagliatori di radici. Armaros insegnò la soluzione degli incantesimi. Barakal istruì gli astrologi. Cobabel insegnò i segni degli astri. Temel insegnò l'astrologia e Asradel insegnò il corso della luna. E a quel punto però la corruzione del genere umano, intanto, mentre da un lato acquisiva conoscenza, la corruzione proseguiva sempre più grave, sempre più profonda, sempre più inaccettabile. E allora gli uomini fecero giungere, qui dice, la voce al cielo. E di nuovo questo cielo deve avere un punto dove arriva questa voce, perché non basta mettersi a urlare perché qualcuno senta. E se sono esseri spirituali non c'è bisogno di urlare, ovviamente, anzi, al contrario, c'è il bisogno di chiudersi in se stessi per comunicare con loro. E invece la loro voce giunse al cielo. Allora Michele, Gabriele, Suriele e Uriele guardarono dal cielo, attenzione, guardarono dal cielo. Sempre più mi tornano in mente le affermazioni di Erich von Däniken, che parla di stazioni che stazionavano in cielo dove questi vivevano e dalle quali loro potevano controllare ciò che succedeva sulla terra. Guardarono dal cielo e videro il molto sangue che scorreva sulla terra e tutta l'iniquità che si faceva sulla terra. E gli uomini dissero a questi arcangeli, capi di schiere, di eserciti: portate il nostro caso innanzi all'Altissimo. E loro dissero al loro Signore: poiché tu sei il Signore del Signore, Dio degli dei. Anche qui abbiamo l'affermazione che gli dei erano molti e che c'era un capo, quell'Elion al quale ho fatto riferimento prima. Poiché il trono della tua gloria è eterno e il tuo nome è santo. Tra l'altro ricordo che prima leggevo: non tutti i figli dell'uomo periranno a causa del segreto di tutto quello che gli angeli vigilanti hanno distrutto e insegnato ai loro figli. Ricordo che Eusebio di Cesarea, nella sua Preparatio Evangelica, quando parla del diluvio universale, dice che quando Noè vede che la sua arca finalmente arriva sulla terraferma, su una delle alture dell'Urartu, cioè di quella grande catena montuosa, quindi non necessariamente sull'Arara, ma su una delle alture che compongono quella catena montuosa, quando arrivò trovò già dell'altra gente, cioè la sua famiglia non era l'unica che si era salvata. E la cosa curiosa è che la sua famiglia si è impegnata non poco per convincere gli altri a scendere, perché gli altri avevano paura
e quindi non volevano scendere perché temevano appunto ancora gli effetti di questo diluvio universale. Poi, dopo Gabriele, il Signore disse a Michele: annunzia a Semeiasa e agli altri che insieme con lui si unirono con le donne per corrompersi con esse in tutta la loro impunità. Quando tutti i loro figli si trafiggeranno a vicenda e quando vedranno la morte dei loro cari, in sostanza deve imprigionare anche loro. E poi distruggi tutte le anime del piacere e i figli degli angeli vigilanti perché hanno fatto violenza agli uomini. Quindi in realtà siamo di fronte a un racconto che ci parla di individui in carne ed ossa, di individui che io direi indubbiamente, oppure facciamo finta, manteniamo il metodo dichiarato, avevano una sede nei cieli, che era anche la sede dell'Altissimo, ed era una sede dalla quale loro potevano osservare ciò che avveniva sulla terra, potevano comunicare con gli uomini e potevano intervenire. Continuamente si dice scesero e non ci sarebbe bisogno di dire scesero parlando di entità spirituali, ovviamente, anche perché si dice che anche l'Altissimo uscirà dalla sua sede e quindi vuol dire che l'Altissimo aveva una sede. Si dice che Enoch faceva la spola e nella Bibbia, nella forma verbale che vi ho detto, si dice che Enoch andava avanti e indietro con gli Elohim e direi proprio che non c'è corrispondenza più perfetta che si potrebbe trovare tra le due espressioni. Qui il traduttore, quando narra e fa il commento di questa, insomma, dell'attività di Enoch, usa proprio l'espressione fece la spola, e fare la spola proprio sappiamo tutti cosa vuole dire, andare avanti e indietro. Ora, se noi ragioniamo tranquillamente su ciò che abbiamo letto, lo mettiamo in parallelo con ciò che stiamo dicendo ormai dal 2010 della Bibbia e vediamo come in realtà l'umanità sia entrata in contatto con una civiltà superiore, con una civiltà tecnicamente superiore, tecnologicamente superiore, con una civiltà superiore dal punto di vista delle conoscenze, che è intervenuta nell'uomo. E qui nel libro di Enoch ci dice anche chiaramente che ha insegnato delle cose agli uomini, così come per esempio nei testi dei Sumeri si dice che hanno insegnato l'agricoltura, quindi abbiamo dei paralleli che ci dicono in sostanza tutte le stesse cose e per non vederle bisogna veramente chiudere gli occhi e quindi è necessario che noi leggiamo e poi continueremo a leggere il libro di Enoch e leggiamo questi testi abbandonando quella interpretazione teologica che ci fa invece in sostanza essere gregge, che è guidato da dei pastori i quali si ritengono gli unici legittimati a leggere e a spiegare questi testi alla luce delle dottrine che loro hanno elaborato a tavolino. Ciao, grazie e alla prossima.